Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter, la situazione di Hakan Çalhanoğlu, le parole di Ausilio e le ultime riguardanti Solé, Jones, Stankovic e non solo. E naturalmente andremo a vedere anche cosa scrivono a proposito dell'Inter i quotidiani in edicola oggi. Come al solito vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport e il titolo è Çalha, la solita storia. La Turchia chiama, l'Inter lo blocca, virgolettato, da qui non si muove. I club di Istanbul lo tentano, ma niente Fenerbahce. Ausilio ha un contratto e noi vogliamo tenerlo. Sullo stesso argomento scrive anche il Corriere dello Sport, leggiamo infatti stoppa Çalhanoğlu. Ausilio resta qui. In Turchia c'era l'ipotesi del Fenerbahce, il DS nerazzurro ha un anno di contratto e poi lui vuole l'Inter. De Vrij non c'è fretta. Il DS nerazzurro fa il punto della situazione e blocca i movimenti intorno al regista. Ecco le parole di Ausilio, che ha detto appunto ha un altro anno di contratto con l'Inter e non siamo intenzionati a venderlo, vanno un po' a confermare quella che era la mia tesi di ieri, che praticamente sottolineavo il fatto che in Turchia si parlasse di un accordo con Çalhanoğlu, erano state riportate anche le parole dell'agente del turco, però insomma non si menzionava mai l'Inter, come se l'Inter non fosse proprietaria del cartellino. Ecco, le parole di Ausilio vanno proprio a sottolineare quell'aspetto. L'Inter non è intenzionata a fare a meno di Çalhanoğlu, quindi cosa potrebbe cambiare le carte in tavola? Secondo me solo un'offerta, insomma, molto alta, cosa che l'Inter sa che non arriverà a 12 mesi dalla scadenza. E in più c'è l'altro aspetto che, ecco, se leggiamo gli articoli successivi, Safi Fenerbahce, niente precedenza, ha perso le elezioni. Ciò che scrive anche Tuttosport, Çalhanoğlu è nostro, il virgolettato, ma Safi perde le elezioni, ironia nerazzurra. Ed è proprio quello che appunto dicevo ieri, probabilmente il nome di Çalhanoğlu è stata semplice propaganda per le elezioni alla presidenza del Fenerbahce, anche perché c'era il nome di Çalhanoğlu, c'era il nome di Greenwood, insomma c'erano tanti nomi, tanti affari pronti ad essere conclusi, poi in realtà probabilmente nessuno di loro indosserà la maglia del club turco. Quindi diciamo che secondo me non c'è mai stata una vera possibilità che Çalhanoğlu andasse al Fenerbahce, probabilmente, come detto, è stato un qualcosa per attirare voti, per cercare di ottenere la presidenza del club da parte di Safi. Poi è ovvio, come ecco, sottolineavo anche ieri, come qualcuno sottolineava nei commenti, chiaramente se Çalhanoğlu dovesse andare dalla dirigenza dell'Inter e chiedere il trasferimento, è ovvio che cambierebbe un po' tutta la situazione, ma la sensazione è che oggi questa situazione non c'è e che Çalha comunque abbia intenzione di giocare almeno fino a fine contratto con l'Inter, quindi direi insomma situazione che è iniziata e finita nel giro di meno di 24 ore. Sull'immagine, ecco, sull'articolo del Corriere dello Sport abbiamo anche letto De Vrij non c'è fretta. Infatti Ausilio ha parlato anche del rinnovo che sembra praticamente imminente di Mkhitaryan, insomma c'è già un accordo, bisogna solo praticamente finalizzarlo, e poi ha parlato invece di De Vrij, sottolineando che è stata fatta un'offerta ma non c'è fretta, quindi è stato consigliato a De Vrij di andare in vacanza anche per smaltire la delusione del mondiale perso causa infortunio. Secondo me, ecco, invece su De Vrij un pizzico di fretta in più ci vorrebbe, nel senso che ovviamente cambia un po' tutto il mercato, perché se De Vrij rinnova, l'Inter potrebbe trovare un solo difensore e magari, ecco, c'è sempre quella possibilità di Carlos Augusto da vice bastoni. Se De Vrij non rinnova, i difensori da cercare diventano obbligatoriamente due e quindi può cambiare un po' tutta la prospettiva di mercato. Dopo andremo a vedere anche proprio in una grafica quelle che possono essere anche le varie alternative. Proseguiamo anche con gli altri articoli e leggiamo appunto su Tuttosport. Sì, siamo su Solé e Jones. Ausilio fa il punto sul mercato nerazzurro. Il DS dice bugie chi indica la zona Champions come obiettivo. Noi vogliamo fare il meglio ovunque. Chiaramente Ausilio non si è nascosto, come spesso fa anche Marotta. Ecco, è chiaro che l'obiettivo dell'Inter è vincere e continuare a vincere, e dire che l'obiettivo sarebbe la zona Champions sarebbe molto riduttivo, ma insomma sarebbe quasi ridicolo, ecco, dire che l'obiettivo è la zona Champions dopo il double di quest'anno. Ciò però su cui andiamo a concentrarci sono le parole riguardanti Solé Jones e anche quelle su Stankovic. Su Solé
il virgolettato di Ausilio è stato: prenderemo sicuramente un difensore e Solé è uno di quelli che stiamo seguendo. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore a inizio ritiro. Quindi il DS dell'Udinese, che continua a sottolineare che non c'è una trattativa con l'Inter, in realtà, ecco, probabilmente è un po' forse davvero non c'è una trattativa e quindi l'Inter si muoverà soltanto per affondare il colpo, magari sapendo già quelle che possono essere le richieste del club friulano, o magari sono delle dichiarazioni di facciata, quindi per far capire che non c'è un accordo imminente, quindi magari, perché no, aprire eventualmente anche ad altre pretendenti, anche perché ipoteticamente l'Udinese potrebbe sperare di ottenere qualche milione in più. Però è chiaro, ecco, Solé è un obiettivo dell'Inter e sarà secondo me, uno dei nomi che andrà a rinforzare la nostra difesa. Dopodiché Ausilio ha parlato anche di Jones e ha detto: forbice minima, lo dite voi, i milioni non sono vostri, ovviamente facendo una battuta. Eravamo interessati a gennaio e lo siamo anche adesso, ci abbiamo provato e ci proveremo ancora, se poi ci incontreremo sulla valutazione bene, se no faremo altro. Chiaramente allora che Jones interessi all'Inter non è certo un mistero, il punto è: l'Inter si spingerà per accontentare il Liverpool oppure è semplicemente un'opportunità di mercato? Quindi se a 20 milioni si trova la quadra bene, altrimenti si lascia perdere. Perché il fatto che la forbice è minima, volte l'ho sottolineato anche io, non per una questione prettamente collegata alla distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta, perché 10 milioni non sono pochi, però ecco, è una situazione in cui il punto d'incontro si può trovare soprattutto se l'Inter dovesse cedere gli esuberi. Frattesi, Luis Enrique, Pavard, è chiaro che porterebbero dei contanti, una liquidità che permetterebbe poi all'Inter di accelerare per altri colpi e quindi insomma la sensazione è che Jones potrebbe arrivare all'Inter, però le parole di Ausilio vanno un po' a smorzare con l'entusiasmo, vanno un po' a far capire che non c'è una situazione, un affondo immediato e quindi magari che una situazione che si può sbloccare a breve termine, anche perché dice ci abbiamo provato e ci proveremo ancora, se poi ci incontreremo sulla valutazione bene, se no faremo altro. Il punto è però che la liquidità per sbloccare il mercato potrebbe arrivare anche da Stankovic ed io sinceramente temo che effettivamente Stankovic possa essere ceduto per fare la plusvalenza, perché le parole di Ausilio sono state: riprenderlo è un segnale di fiducia, ha le qualità che deve avere un calciatore su cui costruire. E fin qui tutto ok. Poi aggiunge: lui vuole restare, inizieremo il precampionato con lui e Massolen e faremo delle valutazioni. C'è il fatto che si parla, inizieremo il precampionato con lui e Massolen e poi faremo delle valutazioni. Sembra quasi metterlo sullo stesso piano. Però insomma, un conto è Massolen, preso per una cifra intorno ai 4 milioni, dopo pochi mesi buoni in Serie B, perché bisogna dirlo, non è stato neanche continuo tutto l'anno, e può essere un po' quell'affare a basso rischio. Un altro è parlare di Stankovic, un calciatore cresciuto nell'Inter, un calciatore che lo scorso anno comunque si è affermato, ha fatto una grande stagione al Bruges, anche in Champions ha inciso tanto, e che l'Inter riprende comunque per 13 milioni, ecco, sottraendo già i 10 milioni incassati lo scorso anno e che verranno messi quest'anno a bilancio. Quindi insomma sono delle situazioni molto diverse. Il fatto che Ausilio lo mette sullo stesso piano di Massolen e sommato alle parole precedenti di Marotta, insomma fanno un po' venire qualche dubbio sulla conferma di Stankovic, perché Marotta disse è stato ripreso per una questione patrimoniale. E poi, insomma, parlò del fatto che, insomma, non disse che è sul mercato, non disse che cercano la plusvalenza, però, insomma, poi ci sono delle situazioni di mercato, come ha detto anche Ausilio, però già il fatto, ecco, Ausilio lo mette sullo stesso piano di Massolen. Marotta disse è stato ripreso per una questione patrimoniale e praticamente stava a significare che è stato ripreso Stankovic, ma forse non perché al 100% l'Inter punterà su di lui, perché in primis era un patrimonio della società e quindi per 13 milioni andava ripreso. Dopodiché si vedrà quali saranno le offerte. Io spero di sbagliarmi, ecco, però insomma sono parole che lasciano spazio a tanti dubbi e francamente se dovessero arrivare 50 milioni o cifre superiori è chiaro che si può valutare la cessione, ma se dovessimo cedere Stankovic a 40 milioni, ecco, oggi per esempio Pasquale Guarro
sottolineava che comunque l'Inter avrà bisogno di liquidità per fare mercato e che potrebbe trovarla da Stankovic. Ma se devo cedere Stankovic a 40 milioni, poi magari andare a prendere andare a prendere Jones per una cifra tra i 25 e i 30, io preferisco più tenermi Stankovic e non puntare su Jones. Non perché attualmente Stankovic sia superiore, perché io, come ho detto più volte, Jones è un calciatore che a me piace tanto, però naturalmente va sottolineato che Jones è un calciatore di 25 anni, è un calciatore che conosciamo quello che può dare. Stankovic può essere effettivamente un patrimonio, perché oggi vale 40 milioni, ma ha 20 anni, 21 ancora da compiere, quindi può effettivamente ancora esplodere e può fare un ulteriore salto di qualità. Ecco, se io devo scegliere ad oggi se tenermi Stankovic o andare a prendere Jones, io sinceramente preferisco tenere Stankovic, a meno che, come detto, non siano delle offerte irrinunciabili, magari 50-55 milioni, e allora è una situazione diversa, ma a 40 milioni sinceramente io evito di cedere un calciatore cresciuto in casa. Andiamo anche a vedere l'ultimo articolo, ed è quello del Corriere dello Sport. Leggiamo: così nasce la nuova Inter. Ovviamente poi l'articolo proseguiva nella pagina successiva. Con 4 acquisti si crea la base per Chivu, poi un colpo a sorpresa. I 4 acquisti sono Palestra, Solé, Jones e Provedel. Su Provedel, insomma, non è molto complicato, perché si dovrebbe trovare un accordo per pochi milioni e si vociferava che ci fosse già un principio di accordo sull'ingaggio del portiere, quindi sicuramente è quello un po' più semplice. Poi ci sono ovviamente i 3 nomi che circolano ormai da un po' nell'ambiente Inter, vengono accostati all'Inter, ma comunque non sono scontati, ecco, non sono semplicissimi da andare a prendere. Dopodiché, ecco, dopo questi 4 nomi che l'Inter cercherà di dare a Chivu già dall'inizio del ritiro, perché è da sottolineare anche l'aspetto che nessuno di loro sarà impegnato ai mondiali. Palestra ovviamente perché l'Italia non si è qualificata, gli altri non sono stati convocati al mondiale, quindi Solé e Jones. Chiaramente, ecco, è un aspetto da non sottovalutare. Averli già ad inizio ritiro permetterebbe a Chivu di lavorare subito con i nuovi innesti. Dopodiché l'Inter, anche a mercato inoltrato o verso la fine del mercato, proverà a cercare un'opportunità su un attaccante o un trequartista che sia bravo nel dribbling e che porti velocità. Insomma, quell'imprevedibilità che l'Inter ha cercato in più di un'occasione sulla tre quarti, e però si parla di un'opportunità di mercato. Ed io sono d'accordo, ecco, con questa scelta, perché mi aspetto un Inter che continui ancora col sistema del 3-5-2. Non avrebbe senso in primis cambiare completamente il modo di giocare e quindi perdere tutte le certezze, e poi ecco una squadra che comunque ha tanti centrocampisti in rosa, quindi perché schierare un modulo con 2 centrocampisti, andare a cambiare un po' tutto l'assetto tattico. Qualcosa di diverso lo si può trovare anche con semplicemente cambiando le caratteristiche. Per esempio, qualche giorno fa abbiamo sottolineato anche con la lavagna tattica cosa cambia tra Palestra e Dumfries, e anche quello può essere un upgrade, per esempio, un modo diverso di stare in campo. Però insomma si parte dal 3-5-2. Un acquisto di un calciatore, ecco, per esempio si era parlato di Nico Paz qualche settimana fa, nome a cui non ho mai creduto particolarmente, però insomma Nico Paz sarebbe stato un acquisto da 50-60 milioni almeno, oserei dire. E quindi quando fai quell'acquisto poi sei costretto a metterlo nelle condizioni ideali, sei costretto poi ad utilizzare il trequartista. Prendere un calciatore, magari un'opportunità di mercato verso fine mercato, magari ad agosto inoltrato, permette di avere un in più nella rosa, ma non di andare a modificare tutto l'assetto in funzione del calciatore che viene preso. Io in realtà andrei anche a prendere magari un giovane che deve esplodere, magari sfruttando anche l'attività di scouting, come fu preso Bissek, 7 milioni tra l'altro rateizzati. Ecco, questi sono quei tipi di affari che poi possono rendere tantissimo. Oggi l'Inter ha un difensore che vale oltre 40 milioni e spero che insomma possa anche rimanere, a meno che anche lì non si tratti di offerte folli. Però perché si trova quel difensore? Perché ha fatto una buona attività di scouting, è andata a prendere un calciatore a costo bassissimo, si è rivelata una mossa azzeccata, oggi ha un titolare. Ecco, io mi auguro che, non dico nell'11 titolare, ma per quanto riguarda le alternative, si vada a puntare su profili del genere, perché poi possono essere molto remunerativi. Andiamo a prendere anche la grafica, ecco, dell'ultimo articolo che abbiamo preso in considerazione. Il Corriere dello Sport, ecco, fa proprio una formazione tra calciatori, nuovi acquisti, parla ovviamente soltanto di Stankovic,
gli obiettivi e le cessioni. In porta l'Inter avrebbe Martinez, Provedella e Di Gennaro. Direi che i pali sono al sicuro, oserei dire. Poi chiaro, forse né Martinez né Provedella sono da top club europeo, però ecco, in quantomeno possono dare sicurezza in porta, sicurezza che lo scorso anno non c'è stata in realtà con Sommer, e si può evitare insomma un grosso investimento. Passiamo già alla difesa, perché già qui ecco torno alle parole di Ausilio che diceva su De Vrij non c'è fretta, ma ad oggi l'Inter ha praticamente 3 difensori, Bissek, Akanji e Bastoni. Poi c'è il vuoto dietro di loro, c'è soltanto Carlos Augusto che bisogna capire come sarà utilizzato, da vice Di Marco o da vice Bastoni. C'è l'obiettivo Solé, ma se De Vrij non rinnova, continuano ad essere pochi. In realtà anche se rinnova De Vrij, insomma ci sono 5 calciatori per 3 posti più Carlos Augusto che può essere spostato in difesa, però già è una situazione diversa. Però ecco, bisognerebbe definire la situazione di De Vrij. Si passa poi al centrocampo e vediamo sulla destra c'è Palestra, Luis Enrique che è in bilico, Diouf che dovrebbe essere confermato, poi ovviamente c'è la partenza di Dumfries. I 3 centrocampisti, Barella, Çalhanoğlu, c'è Jones come obiettivo, alternative Sušić, Zielinski, Ostankovic, Mkhitaryan, e poi c'è Frattesi che anche lui è in bilico, Di Marco, Carlos Augusto. Ovviamente in attacco ci sono pochi dubbi. In realtà anche qui con le eventuali partenze di Luis Enrique, di Frattesi, a centrocampo l'Inter potrebbe anche essere al completo, perché magari potremmo valutare anche Çalhanoğlu, Stankovic come alternative nel ruolo di centrocampista centrale, da mezzala sinistra magari Stankovic, magari ecco, dicevo Zielinski, Mkhitaryan ed eventualmente Jones se dovesse arrivare. Di là poi ci sarebbe Barella e Sušić. In realtà manca ancora un vero alter ego di Barella, però insomma l'Inter in questi anni ha dimostrato di riuscire a giocare qualche volta anche senza Barella, seppur a me sarebbe piaciuto ecco, un calciatore che potesse effettivamente sostituire Barella, non far rimpiangere Barella quando c'è da fare turnover. Però insomma centrocampo in questo modo abbastanza completo. Il vero problema secondo me è sul quinto, perché Palestra, Diouf, ma poi serve secondo me un altro quinto a destra, perché come ho detto più volte Diouf magari diventerà un ottimo quinto, magari riuscirà a fare bene la fase difensiva, magari si troverà il modo di dare comunque ampiezza alla squadra, ma insomma è sempre comunque adattato da quinto a destra, perché sarà sempre a piede invertito, quindi l'ampiezza non la darà a lui, sul fondo non arriverà a lui. E dobbiamo comunque valutare che possono esserci delle situazioni in stagione dove il titolare manca, non dico a lungo, ma per 3-4 partite, e dobbiamo avere una riserva quantomeno di ruolo in quella posizione. Ecco, quella è una di quelle situazioni in cui andrei a cercare un giovane. Nei giorni scorsi per esempio avevamo parlato di De Reuve, il terzino del Brann, ma anche un altro nome, ecco, non obbligatoriamente quello che diciamo ho sottolineato, ho analizzato io qualche giorno fa. Però insomma un calciatore magari anche giovane, magari anche che deve esplodere, ed a basso costo, perché poi non possiamo pretendere un acquisto da 20 milioni anche come riserva eventualmente di Palestra, però un calciatore che lì sia di ruolo e che quindi riesca a dare ampiezza, riesca ad attaccare la profondità, riesca ad arrivare sul fondo per esempio per fare un cross. Ecco, mi piacerebbe un mercato del genere, ecco, per quanto riguarda il vice sulla destra. Ovviamente i 4 attaccanti sono confermatissimi: Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonni. Si è parlato anche di club inglesi interessati a Pio Esposito, ma insomma è assolutamente intoccabile, quindi in attacco praticamente non dovrebbe essere toccata nessuna pedina. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Come avete interpretato le parole di Marotta prima e Ausilio dopo su Stankovic? Se secondo voi l'Inter ha bisogno di altro oltre ai nomi che sta cercando, quindi anche per un fattore numerico, per un fattore di caratteristiche. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto ciò che riguarda la nostra Inter, su tutte quelle che sono le ultime notizie e non solo. E come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.